Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Quaprovel Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 26 ottobre 2021. Cos'è Quaprovel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Quaprovel durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Quaprovel? Quaprovel è un farmaco a base del principio attivo irbesartan più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I più diuretici e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBS, e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Quaprovel può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi Aventis Group SA. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: irbesartan più idroclorotiazide. Gruppo terapeutico: antagonisti dell'angiotensina I più diuretici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di associazione a dosaggio fisso è indicata nei pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'irbesartan o dall'idroclorotiazide da soli, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Quaprovel può essere preso una volta al giorno, indipendentemente dall'assunzione di cibo. Un progressivo aggiustamento del dosaggio con i singoli componenti, esempio irbesartan più idroclorotiazide, può essere raccomandato. Se clinicamente appropriato può essere preso in considerazione un passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa. Quaprovel 150 mg/12,5 mg può essere somministrato nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'idroclorotiazide o dall'irbesartan 150 mg, da soli. Quaprovel 300 mg/12,5 mg può essere somministrato nei pazienti non adeguatamente controllati dall'irbesartan 300 mg o da Quaprovel 150 mg/12,5 mg. Quaprovel 300 mg/25 mg può essere somministrato nei pazienti non adeguatamente controllati da Quaprovel 300 mg/12,5 mg. Dosaggi maggiori di 300 mg di irbesartan/25 mg di idroclorotiazide una volta al giorno non sono raccomandati. Quando necessario Quaprovel può essere somministrato con altri medicinali antipertensivi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5.1. Popolazioni speciali. Insufficienza renale. Per la presenza di idroclorotiazide Quaprovel non è raccomandato in pazienti con insufficienza renale grave, clearance della creatinina, 30 ml/min. In questi pazienti i diuretici dell'ANSA sono preferibili ai tiazitici. Non sono necessari aggiustamenti posologici in quei pazienti con disfunzione renale la cui clearance della creatinina sia 0,30 ml/min, vedere paragrafi 4, 3 e 4.4. Insufficienza epatica. Quaprovel non è indicato nei soggetti con una insufficienza epatica grave. I tiazidici devono essere usati con cautela nei pazienti con disfunzione epatica. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio di Quaprovel nei pazienti con lieve o moderata disfunzione epatica, vedere paragrafo 4.3. Popolazione anziana. Nella popolazione anziana non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio di Quaprovel. Popolazione pediatrica. L'uso di Quaprovel non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti in quanto la sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Per uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o verso altre sostanze derivate della sulfonamide. L'idroclorotiazide ha un derivato della sulfonamide. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4.6. Insufficienza renale grave, clearance della creatinina, 30 ml/min. Ipopotassemia refrattaria, ipercalcemia, insufficienza epatica grave, cirrosi biliare e colestasi. L'uso concomitante di Quaprovel con medicinali contenenti alischirena è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale. Velocità di filtrazione glomerulare, GRF, 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione, pazienti ipovolemici. In pazienti ipertesi, senza altri fattori di rischio per l'ipotensione, Quaprovel è stato raramente associato ad ipotensione sintomatica. Questa può manifestarsi nei pazienti ipovolemici o con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Altri antipertensivi. L'effetto antipertensivo di Quaprovel può aumentare con l'uso concomitante di altri antipertensivi. Irbesartan ed idroclorotiazide, a dosaggi fino a 300 mg di irbesartan/25 mg di idroclorotiazide, sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Quaprovel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Quaprovel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA. L'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA, non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.4. L'uso degli AIRA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In relazione alle sue proprietà farmacodinamiche è improbabile che Quaprovel influenzi la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In caso di guida di veicoli o uso di macchinari, ha da tener presente che occasionalmente vertigini o stanchezza possono verificarsi durante il trattamento dell'ipertensione. Effetti indesiderati. Combinazione irbesartan/idroclorotiazide. Il 29,5% degli 898 pazienti ipertesi che hanno ricevuto vari dosaggi di irbesartan/idroclorotiazide, intervallo da 37,5 mg/6 e 25 mg fino a 300 mg/25 mg, durante gli studi controllati verso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni specifiche per il trattamento del sovradosaggio da Quaprovel. Il paziente deve essere attentamente monitorato, il trattamento dovrà essere sintomatico e di supporto e dipenderà dal tempo trascorso dall'ingestione e dalla gravità dei sintomi. Le misure suggerite includono induzione del vomito e o lavanda gastrica. Nel trattamento del sovradosaggio può essere utilizzato il carbone attivo. Gli elettroliti sierici e la creatinina devono essere frequentemente controllati. Se sopraggiunge ipotensione, il paziente deve essere posto supino e prontamente reintegrato con sali e liquidi. Le principali manifestazioni da sovradosaggio di irbesartan sono ipotensione e tachicardia. Può verificarsi anche bradicardia. Il sovradosaggio da idroclorotiazide è associato a deplezione elettrolitica, ipopotassiemia, ipocluremia, iposodiemia e disidratazione conseguente a diuresi eccessiva. I principali segni e sintomi da sovradosaggio sono nausea e sonnolenza. L'ipopotassiemia può determinare spasmi muscolari e o accentuare aritmie cardiache associate all'uso concomitante di glicosidi digitalici o di alcuni medicinali antiaritmici. Irbesartan non dializzabile. La quantità di idroclorotiazide rimossa per emodialisi non è nota. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina I, associazioni. Codice ATC. C09-04. Meccanismo d'azione. Quaprovel ha un'associazione di un antagonista dei recettori dell'angiotensina I, l'irbesartan e un diuretico tiazidico, l'idroclorotiazide. L'associazione di questi principi attivi, proprietà farmacocinetiche. La somministrazione concomitante di idroclorotiazide e irbesartan non ha alcuna influenza sulla farmacocinetica di entrambi. Assorbimento. Irbesartan più idroclorotiazide sono attivi per via orale come tali e non richiedono biotrasformazione, dati preclinici di sicurezza. Irbesartan/idroclorotiazide. La potenziale tossicità dell'associazione irbesartan/idroclorotiazide dopo somministrazione orale è stata valutata in ratti e macachi in studi fino a 6 mesi. Non ci sono state osservazioni tossicologiche di rilevanza. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, carmelloso sodico reticolato, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale idrata, amido di mais pregelatinizzato, ossidi di ferro rosso e giallo, e 172. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.